bentornati per una nuova giornata qui nel Kyushu. Questa mattina ci dirigiamo verso Kagoshima, la città più a sud di tutto il Giappone. Purtroppo anche oggi il tempo è brutto, anzi si prevede addirittura un temporale nel posto in cui andiamo. Per fortuna oggi è l'ultimo giorno, da domani risplenderà il sole su tutta l'isola. Cosa andiamo a vedere a Kagoshima? Principalmente un parco che sembrerebbe essere veramente molto bello e chiaramente da lontano il famoso vulcano Sakurajima, vulcano a sud del Giappone ancora attivo. Arrivati ai capolinea, siamo arrivati alla stazione di Kagoshima dopo 1 ora e 40 di viaggio. Capolinea a tutti gli effetti, visto che questa è la stazione Shinkansen più a sud del Giappone e l'ultima in cui può arrivare il treno proiettile. La città di Kagoshima è una città costiera che si affaccia davanti all'isola Sakurajima, che vuol dire isola di ciliegi, vista la quantità massiccia di queste piante presenti nel territorio. Oltretutto al centro di quest'isola c'è un vulcano che prende lo stesso nome dell'isola, quindi Sakurajima, un vulcano ancora attivo e che più tardi noi andremo a vedere. Per questo motivo, per il fatto che questo vulcano sorge davanti alla città, Kagoshima è spesso associata, spesso paragonata a Napoli, città oltretutto alla quale è gemellata da qualche anno. Una delle specialità di questa città è lo shochu, ovvero un alcol preparato a base di riso o, come in questo caso, di patate dolci. È un distillato di più o meno 25 gradi, quindi più forte del vino ma meno forte dei liquori tipo whisky, gin, vodka eccetera. Proveremo a trovarne una bottiglia e ad assaggiare. Eccoci arrivati al giardino Sengaen. Per praticità ci siamo spostati in taxi, infatti non è proprio vicino al centro, ci sarebbe voluta una bella passeggiata oppure il tram e poi il bus. Il problema è che con i collegamenti avremmo perso parecchio tempo e non ci sembrava il caso, visto anche il temporale imminente che arriva. Ed eccoci all'interno del giardino. L'entrata non è economica, costa 1000 yen, quindi più o meno 9 euro. Speriamo che li valga. È possibile prendere due tipi di ticket, due tipi di biglietto, uno per vedere il giardino principalmente, che è quello che abbiamo preso noi, che è quello meno caro, oppure il giardino e anche la dimora dell'antico clan che viveva all'interno. È un po' più caro, viene più o meno circa 14 o 15 euro, ma per mancanza di tempo e anche un po' di interesse, francamente, abbiamo deciso di prendere solamente il biglietto per il giardino, che è quello che effettivamente oggi vorremmo vedere. Ecco, anche questa è una caratteristica famosa dei giardini giapponesi, ovvero il suolo ricoperto di muschio, che crea un effetto molto vellutato all'occhio. Ed eccoci arrivati al viewpoint, il punto panoramico del giardino da dove osservare il Sakurajima, il vulcano attivo. Il problema è che oggi, con questa giornata piovosa e uggiosa, il vulcano, che è quello che state proprio vedendo là, è coperto la maggior parte della sua altezza dalle nuvole, ahimè.
niente da fare, questa giornata non è una giornata fortunata. Abbiamo comunque un po' il panorama su tutta l'isola, con la ferrovia di treni. E da questa parte, lì in fondo, Kagoshima. È possibile anche prendere un ferry boat, come vedete là ce ne sta arrivando uno al porto, con cui accedere per l'appunto alla Sakurajima, all'isola, anzi alla penisola, perché c'è da sapere che questo vulcano all'inizio era solamente un'isola vulcanica, quindi non collegata alla terra. Nel 1914 il Sakurajima ha fatto una grandissima eruzione e la colata lavica in abbondanza ha creato una strada che l'ha congiunto alla terraferma, facendolo diventare una penisola da cui è possibile accedere anche tramite chiaramente la macchina. Attraversando una delle svariate stradine presenti all'interno del giardino incapperete sicuramente in questa piccola foresta di bambù, quindi altra cosa tipica dei giardini giapponesi. Se fate attenzione, all'interno degli anfratti nelle rocce qui presenti potrete vedere anche dei piccoli granchi d'acqua dolce rossi che chiaramente quando ci si avvicina si nascondono. Ed eccoci all'uscita del giardino Senga-en. Cosa dire di questo posto? Il giardino è bello e grande, anche se non tiene assolutamente il confronto con i giardini di Kyoto o il giardino di Kanazawa e neanche tantomeno con quello di Okayama, che sono i più belli del Giappone. Merita comunque una visita sicuramente perché è abbastanza grande, ci sono vari punti da vedere, tanti animaletti che girano, tra cui i granchi rossi, tante farfalle. È chiaro che vi consiglio la visita anche perché il prezzo non è così basso, pagano 9 euro solamente per girare qua dentro. Ve lo consiglio durante una bella giornata di sole primaverile magari, o magari un autunnale con i colori del Momiji. Non è altrimenti consigliato in una giornata di pioggia come questa vederlo, l'ambiente è un po' triste, diciamo, quindi metti un po' di malinconia. In ogni caso la giornata è andata così, non abbiamo neanche potuto vedere il Sakurajima, cosa che avremmo voluto fare anche in un secondo tempo, quindi in un punto, un punto panoramico sopra la città, ma che non andremo a vedere visto il tempo, perché come avete visto il Sakurajima è praticamente tutto coperto alle nuvole. Quindi adesso ci dirigiamo verso il centro città a mangiare qualcosa, visto che una delle specialità oltre al shochu, l'alcol che vi ho detto prima di patate dolci, è il maiale. Qui c'è una razza di maiale famosa di Kagoshima che viene preparata in vari modi, soprattutto è conosciuto il tonkatsu, quindi la cotoletta di maiale impanata, che vedremo di trovare e di assaggiare. Ed eccoci qui di fronte al nostro filetto di maiale Kurubota, che in verità è una razza britannica, il maiale nero del Berkshire, che in questo caso è allevato nella zona di Kagoshima. Che cos'è il tonkotsu? Qui ce l'abbiamo in versione tonkatsu, quindi in versione frittura, come più o meno la nostra cotoletta milanese, però a differenza per l'appunto del nostro piatto famoso italiano, la cotoletta qui è spessa e viene impanata utilizzando il panko, che è un pan grattato che si ricava dalla mollica e quindi rimane molto più voluminoso e più croccante. Il menù, il setto è composto da una tazza chiaramente di gohan, di riso bianco, da del cavolo cinese tagliato molto fino, la zuppa di miso e la salsa otafuku che va insieme. È una salsa molto simile a quella che si utilizza per gli okonomiyaki, per i takoyaki o per i yakisoba, con una salsa dolce salata, che in questo caso viene servita in due modi, piccante o non piccante. A tutto abbiamo chiaramente abbinato una bella birra fredda e chiaramente l'altra specialità di Kagoshima, ovvero lo shochu di patate dolci. Buon appetito a tutti! Vedete inoltre in questo ristorante, come in tanti altri dello stesso tipo, sono sempre forniti gratuitamente al cliente il tè freddo, che
quasi un incollatore che dovete servirvi da soli, chiaramente gli aci, quindi le baguette per poter mangiare, e vari condimenti tra cui il sesamo, il shimito-garashi e altre piccole salse di accompagnamento. Ed ecco fatto, ho mangiato anche il tonkatsu di maiale Kurubota qui a Kagoshima. Il maiale era veramente buono, la cotoletta era molto buona. Di solito il tonkatsu è una preparazione fritta, quindi la carne può risultare secca, invece grazie un po' alla maestria dei cuochi, anzi delle cuoche, e la qualità del maiale scelto, il risultato era effettivamente molto tenero, succoso e assolutamente non secco. Quindi un ristorante consigliato. Il prezzo si aggira intorno, per il menù che avete visto, bibite comprese, intorno ai 22-23 euro, quindi ve lo consiglio caldamente. Si chiama Katsuju, ambiguo, e si trova nel piano inferiore della stazione dei treni di Kagoshima. Se siete da queste parti, perché non provare questa specialità? Stiamo aspettando il treno che ci riporterà a casa. La giornata di oggi è stata nettamente, altamente influenzata purtroppo dal maltempo, che ci ha permesso di visitare, e anche in modo abbastanza frettoloso, solamente il parco Sengaen, di cui avete visto le immagini prima. Niente, purtroppo oggi è andata così, domani ritorna il sole, quindi le ultime escursioni che dovremmo fare finalmente le faremo sotto un bel sole splendente. Cosa dire di Kagoshima? Beh, è una città che abbiamo visitato poco purtroppo, quindi penso di potervela consigliare, soprattutto abbinata magari alla visita di questo giardino e magari alla visita di Sakurajima, quindi dell'isola Vulcano che si trova di fronte, chiaramente solo in una giornata di sole. Penso che comunque per vedere un po' il tutto e visitarla meglio sarebbe meglio dormire qua, quindi passarci 2 giorni per poter veramente vedere tutto nella sua completezza. In ogni caso, vabbè, anche questa è fatta, magari il prossimo viaggio riusciremo a vedere Kagoshima come si deve. E ovviamente non potevamo partire senza aver comprato una bottiglia del liquore di Kagoshima, lo shochu di patate dolci.